Signori, buongiorno dalla splendida e ridente Cornaredo. Allora, sul nostro canale YouTube ci sono un po' di video che hanno, diciamo così, bisogno di una rinfrescata, è passato un po' di tempo. Siamo stati qui 4 anni fa e nel frattempo le stelle da una sono diventate 2,5, perché c'è anche la stella verde. Hai deciso tu che vale mezza la stella verde. Ho deciso che vale mezzo. Era il lontano 2019, vi potrei dire, andatevi a rivedere questo video, ma perché non farne direttamente uno nuovo? Tutta questa premessa è una bieca scusa per riprovare la cucina di Davide Oldani al Do. Andiamo! Forse no, forse devo sudare. Ah, qua, giusto, vedi? Buongiorno. Non come me all'esame della FISAR dove ho fatto... No, fortunatamente promosso, però il mio... C'è stato l'applauso C'è stato l'applauso di tutta la sala. Bella Vista Rosé, nata 2018, Pinot Noir e Chardonnay. E invece il nostro champagne, piccola produzione di questo maison francese che si chiama Jean-Baptiste Martin. Tutti e tre gli ovaggi dello champagne, maggioranza bacca nera, quindi Pinot Noir e Meunier. C'è una continuità tra il pavimento del ristorante e quello della piazza, come la sensazione di mangiare direttamente all'aperto, sembra di essere in piazza. Sembra un libro, ma è un tablet. Abbiamo optato per il menù Molteplicità, che è il menù più completo dello chef a mano libera, quindi surprise rispetto ai piatti che ci arriveranno. Ci sarebbe da aprire un attimino una parentesi sugli oggetti che trovate nella sala, a partire dal tavolo, per parlare poi delle sedie, le posate, i bicchieri, alcune finezze come questo tappetino per appoggiare le camere. Qui è tutto stato fatto direttamente da loro, disegnato dallo chef. Non so se hanno ancora la forchetta, cucchiaio, coltello tutto insieme, magari dopo arriverà. Sotto la sedia ho il mio ripiano per lo zaino tecnico. Sì, ripartiamo con il benvenuto della cucina. Si inizia da questo crostino che ricorda una Caesar salad, pane tostato con gusto di formaggio, una mousse di pollo, un'emulsione di acciughe e delle foglioline di insalata cruda. Poi abbiamo nell'asparago di legno queste tartelette fatte con semi tostati diversi, all'interno una crema di asparago verde e della mottarga di muggine grattugiata. Poi abbiamo il cubo che ricorda una preparazione tipica giapponese che si chiama takoyaki, rivista da noi. Loro all'interno mettono il polpo in questa frittella, noi invece mettiamo delle cosce di rana sfilacciate e sopra c'è questa emulsione al tamarindo un po' agrodolce. Per ultima la candela è un pane a olio all'italiana rivisto da noi, nel senso che la candela è fatta con un olio extravergine di oliva pugliese e la cera d'api, un profumo di origano. Il pane soffice che avete di fronte è fatto con una farina di grano arso, sempre pugliese, un po' affumicata, nebulizzato con dell'aceto di mele e delle scaglie di sale. La candela togliamo lo stoppino e poi un consiglio è di prendere un cucchiaio di quest'olio, metterlo sopra il pane e mangiare insieme. Vado di Caesar salad. È meravigliosa. Seguiamo pedissequamente l'ordine. Non so se avete notato quanto siano belli i contenitori, le alzate, tutto ciò che è arrivato sulla tavola che non è cibo e dà, secondo me, ulteriore valore e bellezza al cibo stesso. Che esplosione di freschezza l'asparago. Il takoyaki cubico. Questo è un takoyaki ripieno di rane con una goccia al tamarindo. La finta candela. Guarda che roba, guarda che consistenza che ha. L'olio in pratica è una gelatina, sia alla vista sia in bocca ovviamente. Ha quasi proprio la consistenza della cera sciolta. So che arriverà il commento: come mai non c'è la tovaglia? Con un tavolo così bello, con questi oggetti, ma cosa ve ne fate della tovaglia? Voi direte, meglio i tavoli arrangiati, coperti da un mollettone. De gustibus. La seconda parte del benvenuto è un'insalata di spaghetti freddi tra fila di bronzo alla milanisa. La tradizione vuole che questa signora siciliana, che si è trasferita qui a Milano, ha portato poi lo spaghetto in Sicilia, quindi ricorda appunto una pasta con le sarde, però viene cotta con lo zafferano. E quindi la pasta avrà questo finocchietto tagliato sottile, avrà del pane, panko tostato, c'è un'emulsione di acciughe, c'è la ricciola marinata in salagione e la foglia d'oro alimentare. Giusto per chiarire rispetto a quelli che scriveranno "è cotta la puoi scolare", siamo ancora nel campo delle amuse-bouche, non sono ancora i piatti. Secondo me la parte che la rende più piacevole è il fatto che sia fredda. Ah, questo è il cucchiaio della cipolla caramellata, ragazzi, ma quanto sono belli. Sta per arrivare come primo piatto un nostro cavallo di battaglia, che è la nostra cipolla caramellata. Andiamo a giocare con 100% casa nel piatto e nel bicchiere. Sto per servirvi questo vermouth ideato da noi, parte da uve grechetto, siamo in Umbria, e
area botanica di rosa, canina e tiglio. Vi lascio con il signature di Davide Oldani, con la sua cipolla caramellata, che per il vostro menù viene servita in un piatto un po' particolare, un piatto che si chiama Azioni, proprio perché vi porta a rifare un'azione copiata un po' dal mondo asiatico, no? Dove amano avvicinare il piatto al viso e mangiare. Anche voi dovrete avvicinarvi col piatto al viso e andare a mangiare gli ingredienti del suo signature, che sono spuma e gelato di Grana Padano Riserva 27 mesi, cipolla caramellata, appunto. Il crumble invece è una sfoglia sbriciolata. E con questo strumento, anzi forse il lato più giusto è questo. Sembra che sono a mio agio, ma non sono proprio a mio agio, però è divertente. Prendo un po' di ciascuno, qui avete 4 consistenze differenti, avete il crumble croccante, la cipolla morbida, il gelato, ovviamente avete anche, oltre alle texture, anche delle temperature differenti, è davvero golosissimo. Erano 4 anni che aspettavamo di mangiare la cipolla caramellata. Che cosa buonissima. La volta scorsa avevamo assaggiato la versione con la melanzana e mi era rimasta un po' il dispiacere di non aver assaggiato il piatto originale. È buonissima, è dolce, è sapida. La stai mangiando come se fosse un dessert? Sì! Un birrificio artigianale, si chiama Flea, è una golden ale. Ci serviva una bevanda con delle note erbacee importanti, perché siamo veramente sulla verdura del pesto, ci saranno delle altre componenti vegetali. Qui abbiamo l'asparago bianco di Bassano, leggermente arrostito, glassato con una maionese al pesto. Sopra ci sono queste sfoglie primaverili con una patata arrostita, la barbabietola Goffredo croccante, la zucchina, il rapanello. L'ultimo disco è un tartufo nero pregiato in conserva con un po' di burro. Emulsione di asparago verde crudo. Vi consiglio di iniziare dalla patata e lasciare il tartufo per ultimo. Bisogna incominciare dalla patata verso il tartufo, di modo tale da non uccidere i gusti. Io mi lancio sempre nell'assaggiarlo per primo, ma è da kamikaze, perché poi a giorno viene sempre meglio. È bellissimo. Mi rendo conto ora che in questo modo ogni morso ha un sapore diverso e questo pesto di erbe, wow, lo rende super delizioso, molto sapido. Non c'è il pane per fare scarpetta. Vado a memoria, ricordo che nel 2019 arrivò il pane a metà del pranzo, se non sbaglio, non subito, per evitare che vi ingolfiate subito a inizio pranzo. Vediamo se succederà la stessa cosa. Il passepartout è un cucchiaio, forchetta, coltello ideato dallo chef per riuscire a gustare meglio l'esperienza del piatto, che non è ancora arrivata ma che ci verrà spiegata a breve, credo. La Dom Pérignon vintage corrente, che è il 2013, l'ultimo, dà subito grande piacevolezza, e andiamo ad abbinarla a un piatto chiaramente che arriva dal mare. Questa è la capasanta atlantica, un carpaccio, viene servito con questa emulsione ricci di mare e i puntini che ci sono sul bordo sono fatti, uno è di finocchio bruciato, l'altro è un'emulsione allo yuzu, c'è del pomodoro marinda siciliano primaverile, la polvere è una polvere di piment d'Espelette, che è un peperoncino del sud della Francia leggermente piccante, e i fiori di borragine. E allora a sto giro vado io. Capasanta, pomodoro, finocchio affumicato, capasanta super morbida, ma soprattutto ci sta bene con la parte acida data dalla salsa. Io mi rendo conto, ragazzi, che siete stufi di sentirci dire che l'acidità è quella che ti fa salivare, che ti fa venire voglia di andare avanti, ma è il segreto dietro la maggior parte dei piatti buoni, indipendentemente dalla fine dining oppure no. Mi hai rubato il commento. Volevi dirlo tu? Sì. Io sto facendo entrare i ragazzi nel piatto. Praticamente la capasanta è tagliata a fettine sottilissime. Il segreto è l'acidità, la leggera piccantezza e la dolcezza della capasanta. Andiamo in Bourgogne con uno Chardonnay. Questo è un piccolo produttore da poco importato in Italia. Poche bottiglie prodotte, le riporta in etichetta, sono 3264. Il produttore si chiama Jean Ferry. Annata 2022 andremo a accompagnare i prossimi 2 piatti con questo vino. Queste sono le nostre orecchiette servite in questo pentolino alla vostra sinistra. Sono servite con una zuppa di pesce fondamentalmente e una dadolada di verdure. Nel piatto invece avete i frutti di mare, una dadolada di seppia centrale, cozze, vongole veraci e cannolicchi. La cosa più bella e giocosa di questo piatto è che voi potreste sì assaggiare i frutti di mare direttamente così, ma io preferisco fare come mi è stato suggerito e poi diamo una mescolata. Il sugo che accompagna le orecchiette, il sugo di pesce, è buonissimo ed è quello che lega tutti gli elementi. Di nuovo qui avete un gioco di consistenze, perché avete questi cubetti di verdura che sono molto croccanti
e che si sposano bene con la callosità delle orecchiette e la morbidezza dei frutti di mare. È la versione perfetta delle orecchiette che vi potrebbe cucinare vostra nonna pugliese, che è già un capo, ma secondo me qui si raggiunge il next level, per farmi voler bene da tutti con i miei inglesismi. Direte voi, certo, ma mia nonna pugliese me ne prepara una teglia. Ok, avete vinto. Devo chiedere allo chef se ce ne porta una teglia? Sarebbe un'ottima idea. Lo faccio, eh? I cubetti nel piatto non erano solo verdure, ma era anche pesce. Tanto vi dovevo. Andiamo col nostro riso verde, mantecatura, burro parmigiano e piselli, purea di piselli che trovate anche sopra, sgranati e germogli di piselli, e le lumache metodo Cherasco, insaporite con una piccola aggiunta di alcune fettine di lardo. Il risotto che ci aveva servito la volta scorsa lo chef è stato uno dei risotti più buoni che io abbia mai mangiato. La domanda è: questo risotto riuscirà a battere il precedente? Questo è uno dei classici posti dove se vi offrono il risotto con le lumache voi dite sì grazie. Che meraviglia ragazzi, cremoso, croccante al dente, fresco, grasso per via del lardo, con una spiccata acidità, buono come quello dell'altra volta. E con il passepartout andiamo ad assaggiare il risotto. Quanto è un capo dei risotti Davide Oldani. Io non so come fa, ma questo risotto ha una cremosità, riesce proprio a dargli quella nota che faccio fatica a descrivervi, ma che mentre siete lì che mandate giù il boccone non vedete l'ora di assaggiare il prossimo. Non me ne voglia lo chef, il protagonista qui non sono le lumache e la parte vegetale. Questo è proprio il risotto fatto come Dio comanda, che ti fa commuovere, sì. Joseph Drouin è produttore grande, ha dei fiori all'occhiello. Siamo in Côte de Chalon, quindi sotto la Côte d'Or, e Rouilly è una denominazione che esiste sia come bianco che come rosso. Annata è 21, quindi grandi freschezze, piacevolezza di beva, tannino poco aggressivo, proprio da poter abbinare appunto un piatto di pesce. Qui abbiamo la triglia di scoglio, soffiata, perché c'è questa parte croccante, molto leggera, riosa di tapioca sopra, che è una farina sudamericana, servita con l'indivia belga in giardiniera. Il fondo è un fondo di triglia con una riduzione di barbaresco. Nello stecchino nel piatto c'è il midollo di bue, midollo di manzo, leggermente arrostito. Riprende una ricetta storica francese, la rouge à la moelle. Abbiamo servito i nostri grissini, olio e sale tirati a mano. Si parte dal midollo, che vi si polverizza in bocca praticamente. La tapioca dà una croccantezza che sentite già sulle posate. A me la cucina di Oldani piace perché, non vorrei sbagliarmi, ma secondo me si fonda proprio sull'equilibrio, perché ogni piatto ha un equilibrio di consistenze, di sapori. Se avete il caldo avete anche il freddo, se avete il croccante avete anche il morbido. Ovviamente poi tutti i piatti sono anche golosi e piacevoli da mangiare. Ma dove sta scritto che il pesce non va col vino rosso? Io trovo interessante il boccone grasso che serve a prepararti la bocca. Un piatto sicuramente non banale. Sileo è un prodotto che viene fatto con il Sangiovese in purezza. Siamo poco a nord di Montalcino, paese che si chiama Murlo, poche bottiglie prodotte, ed è un Sangiovese affinato in anfora. Gli rimane qualcosina di wild del Sangiovese, questa nota un pochettino selvaggia che ritroveremo un pochettino anche nel piatto. Prossima portata, piccione Mieral francese. Qui abbiamo solo il petto che viene cotto in questa crosta di tagliolini all'uovo. All'interno del piccione c'è questa farcia di funghi e frattaglie. Poi il piccione viene glassato con questa salsa cremosa di spugnole. Abbiamo il filetto del petto di piccione marinato sotto sale e zucchero, fave sgranate crude, zucchina trombetta in giardiniera leggermente grigliata. A parte abbiamo queste ciliegie riprodotte con un patè di foie gras. All'interno della ciliegia c'è la nocciola tostata, che ricorda un po' il nocciolo della ciliegia che si può mangiare, e sopra il picciolo di cioccolato fondente. Un po' della crosta di tagliolini e dei germogli. Abbiamo servito il nostro pane sfogliato glassato con un miele di acacia. L'altro pane è la michetta, tipica milanese lombarda però cotta come un bretzel. Che meraviglia! Sono funghi e interiora, in mezzo, come se fosse una striscia. Tenerissimo, golosissimo, la parte di funghi e di interiora gli dà personalità. Questo coltello ha la parte seghettata da questa parte, ma taglia anche di qua. Il piccione è tenerissimo, questa salsa che c'è sopra di accompagnamento lo completa perfettamente. Il pane si è fatto attendere, ma non delude. È untissimo. E solo se siete dei pro come me potete vantarvi del fatto che andate a cancellare qualsiasi traccia dal piatto. Di fatto questo piccione non è mai stato servito.
Come mai io non ci riesco? Il pane sfogliato da ciliegie di foie gras e faccio una creazione. Così. Che buono con il nocciolo. Croccantino e dolce. È perfetto. Mancava, come avete visto, la coscia del piccione. La proponiamo in una maniera insolita, una preparazione tipica del Nord Africa, marocchina. Si chiama dita di Fatima, è una pasta a fillo arrotolata dove all'interno troviamo la coscia del piccione sfilacciata, un po' di spezie, un po' di menta, sopra polvere di limone nero. E siccome ci è stato detto anche con le mani volendo, chi sono io per non dar retta? Ragazzi, vi posso dire che ha delle note dolcissime, speziate, ha un boccone delizioso e non vi serve neanche sapere che è piccione. Innanzitutto ne apprezzo la temperatura, molto caldo, e la speziatura, buonissimo. Solo perché ti sono amica, Gianni, ti faccio notare che tu non hai ancora assaggiato questi incredibili grissini che io mi sono sgranocchiata a sbafo in più momenti mentre tu non eri seduto al tavolo. Ma cosa sono? Ragazzi, mi ero clamorosamente distratto, ma questa cosa qua è incredibile. Vi porto in Giappone, dalle parti di Hiroshima. La cosa che caratterizza in particolare questo sake non è tanto la levigatura, normalmente più usi solo il cuore, più di solito aumenti la qualità del sake che poi andrai a fare. In questo caso quello che caratterizza tanto il sake è la tipologia di riso di partenza, che è un riso nero ed ha un sake molto valido in abbinamento con il formaggio, laddove c'è qualcosa di cacao, di cioccolato. Qui abbiamo la versione giocosa del carrello dei formaggi. Find the real one dice il Topolino, perché tra questi tre pezzi solo uno è il formaggio vero e il formaggio reale. Secondo voi ad occhio quale potrebbe essere? Quelli in mezzo? Quello centrale. Okay. Abbiamo uno stracchino all'antica della Val Brembana, stagionato 60 giorni e la crosta all'esterno si può mangiare, quindi tutto edibile. A sinistra invece la forma di Emmental è una mousse di ananas arrostito, un po' dolce, e a destra a forma di spicchio di grano è un pane soffice cotto a vapore, leggermente arrostito e bagnato con un brodo di grano. E poi abbiamo servito dei grissini, cacao e zucchero. Cominciamo da questo, che sembra effettivamente a tutti gli effetti, a guardarlo, un vero formaggio. Si tratta in realtà di una mousse all'ananas. Proviamo il secondo, che sembrerebbe un parmigiano reggiano stagionato. Trattasi invece di pane. Prendete un pezzo di mousse, un pezzo di pane e un pezzo del vero formaggio. Concludiamo con il dessert a base di carote, diverse cotture, diverse consistenze, tutto fatto con le carote. Abbiamo una mousse di ricotta, una cialda croccante al cacao, delle noci pecan e questa salsa è un latte di mandorle all'aneto. A me le carote piacciono tantissimo. Questo latte di mandorle è quasi budinoso, dessert da 10. Alla fine il gioco è sempre quello: consistenze diverse, temperature diverse, sapori differenti. Questo è veramente l'emblema della cucina che abbiamo provato oggi. Carota e mandorla, un dessert pazzesco. Se avete ancora un piccolo spazio vi va un'aggiunta di un ulteriore dessert. Questo è il nostro lievitato, è un pandò fatto con 4 cioccolati diversi servito con un gelato alla vaniglia. Chi siamo noi per dirlo? Ciò di cui avete bisogno alla fine di questo percorso. Qui siamo a Suvereto, di fronte all'isola d'Elba, cantina Petra, si chiama l'Angelo di San Lorenzo, un vino poco conosciuto in Italia secondo me, ma fatto con una sorta di solera, ha le complessità di un Pedro Jimenez, quindi il caffè, il caramello. Allo stesso tempo, dopo la dolcezza iniziale, c'è una bella freschezza, c'è una bella acidità, piccolo pastry per finire. Qua abbiamo dei crumiri che sono fatti un po' riprendendo la forma di quegli spaghetti che è il Pulcinella, quest'opera di Vanni Cuoghi, che è questo nostro artista che ci fa le maschere del carnevale. Qua c'è Pulcinella col flauto, fa salire questi spaghetti, appunto ispirandosi a quello hanno fatto dei crumiri con una polverina di lampone per ricordare il pomodoro. Poi abbiamo un pasticciotto invece farcito di ricotta e ciliegia. Qua siamo a Bordeaux invece, canelé, a base cacao e con un tocco leggerissimo di rum. E per chiudere nella lampada realizzata da Artemide su design di Davide Oldani, il giochino è proprio nel far uscire il nostro tiramisù a sorpresa. Eccolo qua, voilà, è una meringa a base caffè e cacao. Crumiro, pasticciotto, canelè e in ultimo la meringa magica al cacao.
Quanti libri di Questo cucina. qui è tutta la parte di ricerca e sviluppo nostra. Qui c'è tutto quello che noi pensiamo, facciamo, disegniamo. Cavolo, perché ho 80 centimetri? La digestione per me deve iniziare quando sei seduto, non quando ti alzi dopo 3 ore. Ok. Se tu stai più retto comunque sei più dritto, cioè un'eresia, mangiare in piedi sarebbe l'ideale, perché la cosa più importante per noi è far star bene le persone. C'è tutto un mix di roba tra carte, Artemi della Lavazza, si chiama IDISH, Identification Documents. Sì. Qui IDISH è l'impronta nostra che fa i servizi. Questo è l'autore. Così lasci l'impronta, però perlomeno la lasci qua, che non è così, non la lasci perché non è lucido, ok? Con l'ICAP abbiamo fatto le spoon. Quello per non rompere l'aroma. Perché volatilizzano meno i profumi, per cui non crei un vortice che è come un cucchiaio normale. Sono le piccole cose che fanno le grandi differenze. Certo. Quella cosa lì del pesce l'apprezzo tanto, che ha detto. Di solito è fatto sui volati, molte volte le salse, come diceva Escoffier, sono i pilastri della grande cucina. Perché tu quando mangi un brasato mangi una grande salsa, non mangi una grande carne. La carne è cotto 4 ore. Se sei un buon saucier recuperi la salsa e crei una salsa. E non è la salsa che fa la differenza. Anche proprietà organolettiche, tutto è nella salsa. Quindi mi piace andare a fondo in tutte queste cose che fanno parte dell'uomo. Fare il fuoco d'artificio, molti sono capaci, avere la costanza, la continuità e l'amore da mantenere vivo non è da tutti. E quelli, escluso sottoscritto, che ci riescono, da parte mia hanno tutta la mia stima. Noi facciamo in primis ristoratori, offri un servizio, non devi mai dimenticare quello. Quello che leggi deve esserci. Una stagione noi andiamo a fondo con tutti i fornitori, carne, pesce, frutta e verdura. Questi 3 mesi abbiamo questo, sì, è garantito per, sì, quindi una maggiore organizzazione, una perfezione davanti all'ospite. Voi venite fra 10 giorni, ancora con questo menù, i piatti potete mangiare degli altri, ma se prendete questi sono identici. Venite fra 3 mesi che la stagione scade e non trovate più niente. Perché se non segui con gli occhi il cielo, il ritmo, il clima, non puoi essere innamorato di un mestiere e soprattutto non puoi avere una tua identità. Siamo usciti dal Do e siamo super entusiasti. Cosa dire a distanza di 4 anni e di una stella in più? Quanto abbiamo speso, Gianni? 625 euro. Ok, allora ve lo diciamo già subito, 625 euro. Si riconfermano un po' i giudizi della volta scorsa. Siamo a Cornaredo, Malaffaccio, in piazza, e l'attenzione ai dettagli, alle posate, alle sedute è altissima. Sono dettagli che veramente abbiamo apprezzato perché aggiungono veramente quel quid in più per cui uno esce di qui soddisfatto. I piatti uno dietro l'altro, equilibrati, divertenti. Io sono stato molto contento di aver provato finalmente la cipolla caramellata che ancora non avevamo provato. Siamo rimasti come sempre entusiasti del risotto che già ci aveva fatto volare nel 2019 e ci ha rifatto volare oggi. Io ho apprezzato in modo particolare i dessert alla carota. Che cosa dire, ragazzi? Accompagnamento vini di livello, sia qualitativo che quantitativo, perché ora devo guidare. Guida Franci. Franci ne ha approfittato per farsi regalare un libro che le mancava nella sua collezione, mai mancare. Dalla piazzetta e dalla pioggia, perché vi stiamo parlando sotto la pioggia e tutto. Ci vediamo al prossimo video. Apsh.